Eccoci, è da tanto che non faccio un video, anche se ho delle riprese pronte da diverso tempo, ma come ho detto l'altra volta non sono ispirata e quindi lascio perdere. Ammetto che vorrei vedere crescere il canale, però mi rendo conto che se non sono costante nella pubblicazione chiaramente il canale non cresce, e il motivo per cui vorrei che crescesse è semplicemente perché mi piacerebbe, insomma, che portasse anche un minimo di rientro, magari facendo un Patreon, eccetera. Questa cosa per me sarebbe molto bella, per il fatto che mi permetterebbe comunque di assolvere delle spese e facendo comunque qualcosa che mi piace fare. E so che questo significa investire del tempo, ma non mi va neanche di pubblicare forzatamente, soltanto per aumentare gli iscritti o le visualizzazioni. Per cui va bene così. Il canale ha avuto un momento di calo di iscritti per poi riaumentare, però rimaniamo sempre abbastanza sullo stesso numero. Da un lato va bene così perché comunque non mi piace forzare la mano, dall'altro lato mi piacerebbe appunto vederlo comunque crescere. Però mi rendo conto che non voglio portare dei contenuti obbligati o dei contenuti che penso potrebbero piacere, e quindi forzarmi anche nel fare dei video che non mi sento di fare o non ho voglia di fare, o nel trovare argomenti necessariamente di interesse per un eventuale pubblico. Però mi piaceva essere qui per raccontarvi cosa sta succedendo, per dirvi che non sono sparita, che il canale comunque rimane attivo e che cerco il più possibile comunque di tenere monitorati i commenti, di rispondere, eccetera. E vi chiedo anche di condividere i video e insomma, di condividere con altri il nostro canale se vi piace. E volevo un po' appunto raccontarvi che cosa sta succedendo in questo periodo. In maniera molto generica. Arriverà il giorno, come vi ho detto anche nello scorso video, in cui magari vi racconteremo un pochino più nei dettagli. È, diciamo, un po' controproducente rispetto alle tendenze del momento il non raccontare, ma mi piace anche sottolineare che ci sono alcune cose che si vogliono tenere almeno per un certo periodo nella sfera privata, o che si vogliono raccontare secondo delle modalità che sono rispettose del proprio sentire. Quello che vi posso dire è che in questo periodo mi trovo in una situazione di sovraccarico sensoriale molto forte, e per chi è altamente sensibile come me, questo concetto è un concetto molto facile da comprendere e sentito. Vi invito a andare a vedere un video che ho fatto, penso l'anno scorso, relativo proprio all'alta sensibilità. Magari vi metto il link da qualche parte. Sono appunto in una situazione di grosso sovraccarico sensoriale, per cui arrivo al pomeriggio sera davvero stravolta, dove non ho più energie per fare praticamente niente, e quindi cerco di conservare le mie energie per le cose, diciamo, per le priorità, e mi sto dedicando in particolar modo al lavoro che sto svolgendo per quanto riguarda la realizzazione dell'asilo nel bosco in Val Serina. È un lavoro che mi sta dando non tanto impegno dal punto di vista orario, a parte le questioni, diciamo, di programmazione, di fatturazione, tutte queste cose qua che comunque sono delle cose per me molto pesanti da fare, e di coordinamento con le altre figure, diciamo, che girano intorno all'asilo. Però a livello, diciamo, di presenza reale nella, nella sede, nel campo base, diciamo, non mi sta impegnando tantissimo. Nonostante questo, l'impegno, diciamo, emotivo e l'impegno, diciamo, a livello di pensiero, di appunto progettazione, eccetera, è molto molto elevato, per cui sto concentrando un po' le mie attenzioni lì, e poi soprattutto per quanto riguarda gli aspetti appunto familiari e genitoriali, che ci stanno portando delle sfide importanti.
quindi mi sto un po' concentrando appunto su queste cose qui, tralasciando per esempio YouTube, a volte purtroppo anche tralasciando l'aspetto più di cura di me stessa, che è un po' secondo me invece l'aspetto cruciale in questo momento, perché nelle situazioni di sovraccarico è molto importante riuscire a prendersi del tempo per sé, quindi del tempo in cui staccare, in cui trovarsi in un posto, in luoghi diciamo poco carichi di stimoli. Per me il luogo principale è proprio il ranch e il bosco, e quindi oggi fare questo video per me significa anche prendermi un pochino di tempo per stare con me stessa e per fare quello che mi piace e per dedicare del tempo un pochino a me. Anche se in realtà mi piace moltissimo farlo proprio anche da sola, senza pensare a dover fare un video, senza pensare a dover raccontare, ma oggi avevo proprio voglia di fare questa cosa e quindi ho deciso di dedicarmi a questo come un elemento diciamo di piacere. Sono venuta vicino alla fonte dell'acqua perché per me l'acqua che scorre, soprattutto i torrenti, o le fonti d'acqua sono luoghi di serenità, è un suono proprio che mi rilassa, l'elemento dell'acqua che scorre naturalmente è un elemento che mi piacevole per me, che mi fa stare bene. Ad esempio il mare mi genera molta malinconia, un po' di tristezza, non so come mai, mentre il torrente, il fiume per me invece sono elementi più di tranquillità, se così vogliamo dire, di riflessione. Ho deciso appunto di venire qui per rassicurarvi innanzitutto, perché so che ci sono, di non avere molti iscritti al canale, ma molte delle persone che ci seguono sono molto affezionate e quindi hanno sempre piacere ad avere notizie di come stanno andando le cose, o comunque di avere magari dei piccoli spunti di riflessione personale, o appunto sentirsi un po' come in una piccola community, in una piccola comunità, anche se virtuale, dove potersi incoraggiare a vicenda, eccetera. Quindi mi piaceva appunto dirvi che ci sono, che il canale continuerà ad andare avanti, che appunto sono successe un po' di cose, soprattutto appunto sono in una situazione di sovraccarico sensoriale, per cui sono un po' in difficoltà a fare tante cose. Ho intenzione di approfondire di più questo aspetto perché mi sta dando molto da pensare, quindi sto lavorando e cercando di trovare il canale giusto, non virtuale ma professionale, diciamo, di sostegno, per poter comprendere meglio questo aspetto, perché sto ampliando, diciamo, le mie conoscenze, le mie vedute nel campo del benessere psicologico ed emotivo, che vanno anche oltre l'alta sensibilità, e quindi voglio un pochino capirmi meglio in questo senso. Se ne avrò voglia, magari quando sarò riuscita ad approfondire in maniera concreta e corretta quello che mi sta succedendo, magari ve ne parlerò. Sapete molto che io tengo ai temi della salute mentale, del benessere psicologico, perché vi ho raccontato più volte, l'ho vissuto in maniera diretta, perché ho conosciuto diverse persone che comunque hanno vissuto dei disagi dal punto di vista psicologico, mentale, eccetera, e quindi mi interessa molto questo tema, e mi interessa anche per quanto riguarda la mia persona, quindi voglio fare questo lavoro di approfondimento. Chiaramente è un percorso che ha dei riscontri non solo emotivi, ma anche dei riscontri comunque economici, se si vuole avere, diciamo, un rimando immediato, per cui sto anche valutando tutti questi aspetti, ma ve ne parlerò più avanti, se riuscirò appunto ad approfondire meglio. Diciamo che questi sono temi che adesso vanno molto di moda, e quindi vengono esposti ai social in maniera così tanto a volte estrema, che sembra quasi che vengano in alcune situazioni svalorizzati. Il mio obiettivo non è quello di trasformare questo canale in un canale che riguarda la salute mentale, e questo è anche il motivo per cui non sto facendo molti video,
perché attualmente sono focalizzata su questi argomenti, quindi benessere emozionale sia per quanto riguarda l'educazione, quindi per quanto riguarda i bambini, quindi la consapevolezza emotiva, eccetera, il benessere psicologico e legato alle patologie psichiatriche, ma non solo, anzi soprattutto legato alle neurodivergenze, in particolare all'ADHD e all'autismo. Questo un po' per deformazione professionale, un po' per interesse mio personale e per capire meglio alcune persone che mi stanno intorno, quindi e anche per capire meglio me stessa in realtà. Quindi per me, diciamo, questo è un periodo di approfondimento soprattutto su questi temi, perché sono temi che mi sono venuti incontro per varie ragioni. Però non voglio trasformare questo canale in un canale dedicato soltanto a questo, anche se so che appunto va così tanto di moda che forse sarebbe un po' un trend, qualcosa che potrebbe dare una svolta a livello di numeri al canale, ma non voglio fare questo perché so che chi ci segue non ha iniziato a seguirci per questo motivo, e voglio essere fedele anche al tema principale, che è il tema della natura. In realtà, come vi ho detto nel video precedente, secondo me questi due temi possono e vanno di pari passo, nel senso che ci sono pochi studi relativi a al benessere, allo stare in natura e al benessere, diciamo, psicologico, però secondo me è un tema molto molto interessante ed è un tema che voglio comunque trattare all'interno del canale. Un altro degli aspetti legati, diciamo, alla cura di me stessa, pur quanto io stia facendo fatica, sto cercando di ritagliarmi del tempo anche per leggere. Non è semplicissimo perché vivendo in una casa, diciamo in un monolocale, in un open space, per dirlo in maniera un po' più chic, non ho uno spazio mio dove posso, diciamo, mettermi lì e leggere senza disturbo. Riesco un po' la sera, che magari tutti sono impegnati nella fase di addormentamento, comunque insomma siamo tutti più rilassati, e sto leggendo questo libro che si intitola I bambini del bosco, di Romina Casagrande, un romanzo edito da Garzanti. Premetto che non conosco l'autrice, sarò un po' ignorante, ma non la conoscevo, però l'ho trovato lì così in biblioteca sullo scaffale, mi sembrava interessante, quindi ho iniziato a leggerlo e devo dire che ho fatto un po' fatica a ingranare, ma adesso che ho ingranato sono veramente a più di metà e non vedo l'ora di finirlo. È un libro molto bello, secondo me, che proprio ti fa, almeno a me sta dando quella sensazione, proprio quella percezione di quanto il bosco, la montagna riescano ad entrarti dentro, proprio nel profondo. Mi ci rivedo un pochino. Ieri sera riflettevo sul fatto però che davvero la mia conoscenza della natura, della montagna, dell'ambiente selvatico è una conoscenza davvero davvero molto limitata, per quanto sia magari superiore rispetto a quella che possono avere delle persone che non frequentano il bosco e la montagna quotidianamente e anche per la propria sussistenza, eccetera. Però mi rendo conto che comunque ho davvero tantissimo da imparare e che sono veramente un niente, che potrei conoscere molto di più ed entrare molto di più in sintonia con il selvatico, proprio in termini di relazione. Potrei, forse dovrei dedicarci molto più tempo. Purtroppo devo dire che questo tempo è sempre limitato e quindi è come se questo fosse un pochino un di più, no? Come se non fosse una priorità. In realtà penso che forse questo dovrebbe essere una priorità per me, per il mio benessere. Il problema è come gestire questa priorità, perché sto facendo davvero molta fatica quando non lavoro a svegliarmi presto come facevo prima. Questa cosa mi pesa molto perché l'orario della mattina, quindi della mattina molto presto, 5:30, 6, massimo 6:30, era proprio quell'orario che mi dava la possibilità di avere quell'ora e mezza da dedicare. Oggi mi sono presa comunque questo tempo, anche se sono arrivata al ranch molto più tardi, è molto tardi, ma ho deciso comunque di dedicare il mio tempo a questo, ma non posso farlo tutti i giorni perché ci sono dei bisogni a casa che mi richiedono la mia presenza. Quindi
diventa difficile per me poter dedicare la mattinata a stare qua, anche perché poi il pomeriggio, come vi ho detto, sono molto poco attiva dal punto di vista delle energie, quindi devo concentrare tutte le energie sulle cose che devo fare principalmente la mattina. Mi piacerebbe sapere se anche voi avete vissuto un periodo di sovraccarico, se sapete cos'è il sovraccarico. Mi piacerebbe sapere se siete delle persone altamente sensibili, quindi avete vissuto il sovraccarico, se siete delle persone neurodivergenti che hanno vissuto un sovraccarico, e avere anche la vostra opinione su questo, perché secondo me è un argomento molto molto interessante. Mi piacerebbe anche approfondire per esempio il tema del burnout, perché per me sono temi davvero di cui si parla poco, ma sarebbe interessante capire invece l'esperienza anche di chi li ha vissuti e di chi li vive, per cui se fate parte di queste categorie tra virgolette, perché non mi piace lo stigma, non mi piace categorizzare, ma se siete persone altamente sensibili o siete persone neurodivergenti che hanno vissuto e sanno che cos'è un sovraccarico e l'hanno vissuto appunto sulla loro pelle, o comunque magari l'hanno vissuto l'hanno visto vivere a delle persone a loro vicine, che magari sono altamente sensibili o neurodivergenti. Mi piacerebbe avere diciamo un riscontro su questo e magari capire quali sono le vostre strategie per rispondere diciamo a un bisogno di cura che il vostro corpo e la vostra mente vi stanno inviando. Nel frattempo che sto approfondendo, sto facendo chiarezza in me, mi sto facendo una cultura anche dal punto di vista diciamo professionale, in modo tale da poter portare sempre non solo dei contenuti ma anche delle attività concrete sempre migliori e più vicine ai bisogni delle persone. Volevo anche raccontarvi un po' delle vicissitudini che sono avvenute in questo periodo e che ci hanno dato un po' di grattacapi. Dunque, col fatto che non siamo molto presenti, cioè non siamo presenti come prima a casa, perché anche Eric mi sta aiutando nel progetto di Asilo nel Bosco, abbiamo avuto dei problemi con le recinzioni dove abbiamo la vecchia stalla, perché sono venute giù, si sono rotte, eccetera, eccetera, quindi gli animali continuavano a trovare vie di fuga. Abbiamo deciso di piazzarli in un altro punto, come vi ho fatto vedere nel video precedente, ma qualcosa ha rotto per ben 2 volte la recinzione anche lì. Gli animali quindi hanno trovato un punto debole, anche se l'abbiamo risistemata, e quindi ce li siamo ritrovati di nuovo fuori. Di conseguenza abbiamo deciso di lasciarli liberi dove c'è il capanno, avendo fieno H24 disponibile, in modo tale che siano concentrati, diciamo, cioè che abbiano cibo sempre disponibile, quindi non siano portati a fuggire a causa del cibo, per andare a brucare la poca erba che c'è nei prati intorno, e questo comporta comunque che insomma stanno facendo qualche danno, perché la zona del capanno non è pensata per mantenere gli animali lì H24, quindi si grattano sul pollaio, fanno un po' di disastri. Dobbiamo trovare il tempo e la modalità per sistemarli, per confinarli un pochino, perché le asine veramente fanno danni dappertutto. Adesso sembra che si siano un attimino calmate, nel senso che hanno esplorato tutto quello che c'era da esplorare, hanno distrutto tutti i vasi che c'era da distruggere, e quindi adesso sono tranquille, non c'è più niente da distruggere, diciamo.
Però appunto abbiamo questo grattacapo che ci lascia un pochino così. In più nei giorni passati, il mese scorso sono arrivati dei giorni di vento fortissimo a 70 km orari di notte, che ci hanno distrutto praticamente le tettoie. Quindi la tettoia del capanno, sia quella sopra il capanno che quella che faceva da, diciamo, da piccola verandina, sono state distrutte completamente. La tettoia del box dei cani invece l'abbiamo ripristinata perché comunque è solo volata via. Però vabbè, attualmente noi non abbiamo nessun cane che rimane qua al ranch quando noi non ci siamo. Non era urgente, però siccome teniamo sotto la stessa tettoia teniamo anche alcuni attrezzi, vabbè, ci tenevamo a sistemarla, ma quella siamo riusciti a sistemarla. Il problema è appunto la tettoia del capanno, che invece si è completamente distrutta. Quindi adesso Eric dovrà risalire e mettere un telo, perché ha trovato, diciamo, una metodologia per tenere un telo, per tendere il telo e risolvere momentaneamente in questo modo. Stiamo facendo legna tutto spiano, nel senso che tutti i giorni, cioè se riusciamo tutti i giorni facciamo un pochino di legna, e questa è una delle attività che sulla quale ci stiamo concentrando. E, insomma, le cose da fare sono tante. Adesso dovrò ripulire tutta la zona del ranch, perché comunque giustamente gli animali sporcano, e adesso dovrò fare anche un po' di pulizia. Tra l'altro, nonostante l'acqua degli animali fosse acqua corrente, ci si è ghiacciata la canna ieri, perché siamo andati a -4, e quindi devo anche portare l'acqua a mano, vabbè, ma adesso cercheremo la strategia per ripristinare anche l'acqua, in modo tale che abbiano sempre acqua a ciclo continuo, perché sennò diventa impegnativo continuare a portare secchi d'acqua. Ci hanno riconfermato alcuni terreni per questa primavera, in realtà direi quasi tutti per ora, per cui dobbiamo solo tirare un paio di mesi e poi si spera che possiamo ricominciare il giro dei terreni, in modo tale da avere, diciamo, erba fresca e diciamo, non avere più questi problemi di gestione. Durante l'inverno la gestione per noi che non teniamo gli animali chiusi in stalla è un pochino complessa, non solo perché dobbiamo acquistare il fieno, ma anche perché, non avendo l'erba sempre disponibile, tendono un pochino un po' ad annoiarsi, un po' comunque ad avere voglia di esplorare, di andare in giro, eccetera eccetera. Quindi vabbè, soprattutto le asine si annoiano e vanno, esplorano e cercano di fuggire, vabbè. Per cui diventa un pochino più complicata la gestione, e al contrario di come si potrebbe immaginare, invece per noi l'inverno è il periodo peggiore. Però diciamo che è tutto sotto controllo, insomma, bisogna un attimino attivarsi per risolvere poi le problematiche che vengono di volta in volta, anche perché le recinzioni, essendo fatte tutte di legno, cioè di pali di legno, purtroppo alcuni pali vanno sostituiti, eccetera, quindi c'è tutto questo lavoro da fare, ma ci impegneremo e ci stiamo impegnando anche per fare quello. In realtà ci siamo accorti che con i pali di plastica forse riusciamo a gestire meglio il tutto, per cui stiamo un pochino anche modificando le recinzioni, mettendo i pali, quelli che si mettono e si tolgono, ma valuteremo. E niente, questa è un po' la situazione, giusto per aggiornarvi. Purtroppo d'inverno, autunno-inverno, non riusciamo a coltivare niente, quindi l'orto è lì fermo, e aspettiamo di capire cosa succede. Abbiamo delle idee per questa primavera, ma stiamo elaborando, poi anche questo magari ne faremo un video. Io vi ringrazio per essere stati con me, e presto vi inizierò anche un nuovo libro, per cui poi vi parlerò anche di quello, un libro sull'educazione in natura, molto molto interessante, ma ve ne parlerò appena comincerò a leggerlo, e avrò delle informazioni che possono essere interessanti, degli spunti di riflessione che sicuramente ci saranno. Io come sempre vi abbraccio, vi ringrazio di essere stati con me anche in questo video, spero di vederci presto, ma non ve lo prometto, lo spero tanto. Vi saluto e grazie di essere stati con me.